Ci sono piatti che non sono solo ricette, sono ricordi, viaggi e abbracci. In Turchia la ciorba di lenticchie è questo, un gesto d'amore, un profumo che ti accoglie, una zuppa che scalda l'anima. Oggi la preparo per voi, qui nel mio angolo di mondo, perché ogni cucchiaio racconta una storia. Buongiorno a tutti cari amici e ben ritrovati nel mio canale del Giramondo dei Fornelli. Oggi vi porto in Turchia con una zuppa che è simbolo di casa e di semplicità e condivisione. Cucineremo insieme la ciorba di lenticchie turca. È una ricetta vegana, economica e perfetta per l'autunno, ma soprattutto è un viaggio nei sapori autentici. Per preparare questa zuppa ci servono pochissimi ingredienti. Andiamo a vedere quali sono. 500 g di lenticchie rosse decorticate, una cipolla, uno scalogno, 2 carote, 2 spicchi d'aglio, 2 patate medie, 300 g di pomodorini, 2 foglie di alloro, 2 cucchiaini di paprika dolce per la zuppa e 2 cucchiaini per la cremina, sale quanto basta, olio di oliva quanto basta, 50 g di burro, un limone e per finire del pane raffermo. Per prima cosa laviamo per bene le lenticchie. Peliamo la carota e la tagliamo a pezzettini. Facciamo lo stesso con la patata, la cipolla, l'aglio e lo scalogno. In una pentola capiente aggiungo dell'olio d'oliva quanto basta e le cipolle tritate. Le faccio rosolare finché non diventano traslucide. Unisco la carota e la patata a cubetti piccoli e mescolo e lascio insaporire per un paio di minuti. Inseriamo l'aglio, il pomodoro e le 2 foglie di alloro. Inserisco le lenticchie e ricopro il tutto con acqua calda. Infine metto sale, pepe e paprika. Porto a bollore, abbasso la fiamma e lascio cuocere per 20-25 minuti finché le verdure non sono pronte. Infine andiamo a preparare i nostri topping per la nostra zuppa. Sciogliamo in un padellino antiaderente del burro con della paprika. Tagliamo del pane a tocchetti e lo tostiamo con dell'olio in un'altra padella. A cottura ultimata tolgo via le foglie di alloro e frullo con un mixer a immersione fino a ottenere la consistenza desiderata. È arrivato il momento di impiattare. Versa la ciorba calda in una ciotola fonda. Condisci con una salsina di burro fuso e paprika, distribuendola a filo sulla superficie. Aggiungi crostini di pane tostato per contrasto di consistenza. Se gradito, completa con qualche goccia di succo di limone fresco. Bene cari amici, se questa zuppa vi ha scaldato il cuore mettete un like, mi raccomando, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Io vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Chi lo sa, passaporto in mano o mestolo nell'altra. Arrivederci!